Ciao a tutti, sono Claudio e il caffè è la mia passione, bentornati sul mio canale. Oggi vi farò il reportage della fiera SIGEP a cui sono stato, una fiera a Rimini, che è proprio la fiera del Salone Internazionale della Gelateria, Pasticceria, Panificazione e Caffè. E vi farò un breve resoconto di tutto quello che ho visto, tutto quello che mi ha incuriosito e voglio condividerlo ovviamente con voi. C'era tanto caffè, quindi sarà molto interessante. Vi ricordo di commentare, lasciare il like e soprattutto iscrivervi a questo video perché potreste essere voi a essere premiati alla fine di questo video con le mie miscele, perché sorteggerò come sempre qualcuno di voi che ha commentato ed è iscritto al canale. Quindi adesso iniziamo. La fiera SIGEP si è svolta a Rimini come sempre da oltre 40 anni ed è una fiera appunto dedicata a tutto quello che è il mondo gelateria, pasticceria, panificazione e caffè sotto il profilo sia delle materie prime, sia dei macchinari, sia degli imballaggi, appunto sia delle aziende che questi prodotti li vendono e li distribuiscono. È stata una fiera un po' particolare perché finalmente si è tornata a fare, è stata posticipata, in realtà non c'era tantissima gente rispetto agli altri anni, e c'era tanto caffè e poca pasticceria, perché è un periodo molto difficile per la pasticceria e per la panificazione, le farine stanno aumentando a dismisura, si fa fatica a trovare l'olio di semi, che costa tantissimo, c'è il rincaro delle materie prime, soprattutto il burro. Io ovviamente di questo mi capita purtroppo di viverlo perché oltre all'azienda di caffè ho anche un'azienda che produce dolce liquore, vi lascio poi il link in descrizione se volete andare a curiosare. Il caffè invece vive un periodo diverso, è comunque un periodo un po' più tranquillo perché gli aumenti ci sono stati alla fine dello scorso anno, quindi per adesso diciamo è tutto un po' più calmierato, ma purtroppo sono aumentati. Tra le cose che mi hanno sorpreso c'era innanzitutto devo far vedere questo robot igienizzante che gira appunto in automatico nel locale per igienizzare e l'ho messo un po' alla prova, ero in difficoltà e ha retto bene, mi è piaciuto un sacco. Tra le cose da notare c'è anche una mini incapsulatrice per Nespresso, questo è un sogno, un macchinario così piccolo che fa appunto le capsule di Nespresso, è un prodotto fantastico, la prima volta lo vedo in miniatura in fiera, costa ovviamente una cifra molto più abbordabile, poi chi fosse interessato mi scrive una mail e lo metto in contatto con l'azienda, veramente una macchina molto carina. Tra le altre cose che mi sono piaciuto è questo macchinario ricicla le capsule. Lo utilizzerà appunto questa catena di negozi che si trova in tutta Italia e che vende caffè e praticamente, come sentirete dalla viva voce della loro responsabile marketing, va a differenziare appunto la parte in alluminio e di plastica dalla parte appunto di caffè e rilascerà un buono sconto per i prossimi acquisti, veramente un'idea geniale a favore dell'ambiente, sapete quanto io ci tenga e quindi mi fa piacere vedere un prodotto del genere. Dei focus di quest'anno, come tutto Capsule, è stato proprio quello di concentrarci sulla sostenibilità. Benissimo. Sostanzialmente questa macchina, inserendo le capsule all'interno, separa il contenitore dal contenuto, quindi la parte che può essere riciclata dall'umido. Quindi il cliente di tutto Capsule viene da voi, butta lì dentro le capsule. Sì. E in cambio riceve un voucher, no? E uno sconto, Ok, sì. che utilizza su quell'acquisto che poi andrà a fare da voi una volta che è venuto a trovarmi. Corretto, noi poi ci preoccupiamo di attivarci sulla parte, diciamo, conclusiva legata alla sostenibilità. Poi sono andato a trovare i miei amici di Kiko, di cui avete visto il video a cui vi rimando, con cui abbiamo fatto un caffè a regola d'arte con una macchina a leva napoletana. E poi c'era lo stand della Piccola, un'azienda che fa macchine del caffè made in Italy che presto troverete sul mio sito e non vi anticipo niente, però fa macchine appunto di pregio, comunque materiali molto di pregio, addirittura è l'unica azienda in Italia che ovviamente ha un costo un po' particolare, fa addirittura il gruppo erogatore in argento 999. Poi c'era lo stand dell'Ingegner Napoli, che come sapete è la tostatrice che utilizzo per tostare il caffè. Vi lascio l'intervista all'Ingegner Napoli che se non avete visto vi invito a guardare, abbiamo affrontato appunto tanti temi sulla tostatura e in più è il mio partner tecnologico per la tostatura del caffè, quindi mi fa piacere averlo rivisto in fiera dopo un po' di tempo che non ci vedevamo. E poi sono andato da Passalacqua, tanti di voi mi hanno detto di Passalacqua, finalmente li ho incontrati, li ho intervistati, farò, se vi fa piacere, me lo scrivete nei commenti, vi pubblicherò l'intervista che ho fatto appunto con loro e anche su questo magari presto ci sarà una novità dal mio sito. Sono andato a incontrare Davide Cobelli di Garage Caffè Bros, che è il vincitore del campionato di tostatura del 2020 e con lui mi sono fatto una lunghissima intervista su tante sfaccettature del mondo caffè, ditemi se volete sentirlo, anche questo sarà un video dedicato. E poi mi sono fatto anche una chiacchierata
con un formatore del gruppo Cimbali, il gruppo Cimbali famosissimo appunto per la produzione di macchine made in Italy professionali, e con lui mi sono fatto una lunga chiacchierata, una degustazione di un caffè in filtro e fatto con una macchina veramente speciale. Riflessioni finali di questo SIGEP: è stata una levataccia e è finito che è arrivata la notte, sono già tutti andati via quasi e è stata come sempre una giornata utilissima andare in fiera, e spero che portarmi voi con me in questa fiera sia stato bello e piacevole per voi. Le fiere sono sempre utili, è vero, è stata una fiera un po' in do minore perché mancano tanti player, mancano tanti stranieri per colpa di quello che sappiamo, e quindi è stata anche una fiera un po' meno ricca del solito, però si scoprono sempre tante cose, si incontrano tanti personaggi appunto del nostro settore che è sempre utile incontrare, e poi guardando, già solo vivendola un'esperienza del genere, si trovano tante idee per il proprio business e poi sono quelle che magari ti ispireranno nelle prossime azioni. Spero che venire con me vi sia piaciuto e spero che questo breve resoconto vi sia piaciuto. Ho fatto tanti incontri in cui magari dedicherò dei video appositi, e se volete, come sempre, fatemi sapere qui sotto nei commenti qual è il video e la chiacchierata che vi piacerebbe approfondire, e io magari ne farò un video dedicato prossimamente. È stato bellissimo perché innanzitutto questa è una fiera che c'è anche gelato, pasticceria, però il caffè aveva veramente uno spazio predominante, e questo secondo me è anche sinonimo del momento che sta vivendo il caffè, che è comunque un momento importante di crescita con tante difficoltà sul settore bar, ma comunque è un modello che il caffè sta crescendo, è un qualcosa su cui ci si crede sempre, il Made in Italy la fa sempre da padrone, e soprattutto confrontandomi con gli attori appunto di questo mercato la pensiamo tutti in maniera simile, sul discorso qualità, su tanti altri discorsi, e poi nelle interviste approfondite a uno sentirete, e quindi la pensiamo tutti in un'unica direzione, e la direzione è quella di fare noi attori che produciamo il caffè, fare la qualità, ma anche educare baristi che trasformano la materia prima e voi clienti a riconoscere la qualità, e quindi navighiamo tutto in questa direzione, e sono sicuro che prima o poi il caffè avrà ancora più spazio nelle fiere, ma anche e soprattutto nei nostri cuori, nelle nostre scelte, e faremo una parte da padrone in questo mondo. Il caffè italiano deve assolutamente fare una rivoluzione basandosi sulla qualità, sulla conoscenza, e spero nel mio piccolo di fare la mia parte. Grazie per essere venuti con me, adesso chiudo, vado a dormire. Bene, questo è il resoconto della mia fiera SIGEP. Ora andiamo a vedere chi vince, che ha commentato e iscritto al video settimana scorsa. Eccolo, vediamo chi ha vinto. Vince Luigi Rizzello. Luigi, complimenti, scrivimi alla mail che trovi in descrizione il tuo indirizzo, che macchina utilizzi, ti regalerò un assaggio delle mie miscele. Per tutti gli altri iscrivetevi e ci vediamo sabato prossimo alle 2. Un saluto da Claudio, ciao!